Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie Miniature, io sono Gio e benvenuti in questa nuova puntata dedicata al plastico in scala N modulare. Se non sbaglio dovremmo essere alla sesta puntata, quindi se non avete visto ancora tutte quelle precedenti, il link qua sotto della playlist che vi porta a vedere tutta l'intera lavorazione di questo primo modulo di tantissimi, quindi una lunga serie in scala N. Vi ricordo ancora, per gli amanti del plastico in scala K0 di Daniel, verso il 15 di giugno vi porterò il video del trasloco, perché il plastico verrà appunto portato nel nuovo laboratorio dove inizierò la nuova serie. Non vedo l'ora raga, statemi vicini, non mollatemi, perché insieme a me andremo a scoprire un sacco di cose nuove, faremo un sacco di progetti nuovi e finalmente non ci fermeremo più, perché nel nuovo laboratorio finalmente potrò farvi tutti i video senza nessun tipo di problema. Ma adesso partiamo con la lavorazione del plastico in questa sesta puntata per vedere che cosa c'è da fare. Come abbiamo visto nello scorso video, abbiamo cominciato a mettere la rete da questa parte e anche dalla parte bassa, ma oggi quello che dobbiamo fare è irrobustire qua dietro. Adesso vi faccio vedere, giriamo il modulo e voilà, modulo girato, e proprio da questa parte che andiamo a creare una sorta di appoggio per il piccolo villaggio dove iniziano appunto gli edifici di abitazioni, gli edifici abitativi di questa zona. Ecco, quello che c'era da capire, chi ha visto appunto le prime puntate dove con Scarm o AnyRail, adesso non ricordo con certezza, ma comunque con uno dei due software che utilizzo per la progettazione dei plastici, abbiamo fatto vedere appunto un'anteprima di come doveva venire questa parte del modulo, ed è proprio così che sta avvenendo. Vi ricordo, soprattutto in merito a AnyRail e Scarm, ho fatto un sacco di tutorial. Vi ricordo sempre che io mi occupo comunque anche di progettazione e realizzazione di plastici ferroviari, diorami scala G, H0, N, eccetera eccetera. Quindi se avete bisogno della mia consulenza, scrivetemi qua sotto, oppure scrivetemi su modjoestil@gmail.com per avere preventive ed eventuali informazioni. Questa è la parte alta, quindi la parte più alta di questo modulo, dove c'è appunto una struttura o due strutture abitative, e poi da qua abbiamo detto appunto che si scendeva sotto per andare sotto la campata e arrivare sulla strada che era questa. Ok, quindi ci siamo preparati già dei pezzi di legno, sempre utilizzando lo stesso tipo di legno che abbiamo usato per la struttura, quindi se non avete ancora visto i video precedenti non sapete le misure, ma approfitto del momento per darvele perché qualcuno me l'ha chiesto. Io sinceramente spesso mi dimentico le misure perché facendo tante cose non riesco a tenere tutto a memoria. Fortunatamente esistono i video, però siamo qui, lo spessore di questo legno è di 1 centimetro esatto, ok? E stiamo usando abete lamellare, ok? Adesso andiamo a creare la struttura che io ho già pretagliato prima, ma vi do le misure per farvi capire quello che ho utilizzato qui. L'altra volta nello scorso video vi ho detto procuratevi del cartoncino, fatelo lo stesso perché potrebbe esserci utile, perché nel frattempo mi è venuto in mente che siccome la struttura è così piccola, aggiungere questo poco di legno non avrebbe comunque diciamo appesantito ulteriormente il plastico, perché stiamo parlando di 50 grammi in più, quindi sono 50 grammi di legno che aggiungiamo, quindi forse è meglio usare il legno che il cartoncino, anche se comunque potrebbe servirci per la realizzazione della strada che adesso andremo a creare attraverso l'utilizzo della rete. Io userò la rete, sfrutterò la rete per cercare già di creare la vallata che scende giù, proprio sfruttando direttamente la rete, in modo che quando andremo a fare la garzatura andremo a irrobustire col gesso e creeremo già il manto stradale, o meglio il sentiero, perché ovviamente qua sopra è una strada di montagna, di collina che sale verso sopra e non è diciamo uno stradone come quello principale, anche se comunque penso che sarà asfaltata, ma ci penseremo dopo. Anzi, mettetemi nei commenti se la preferite asfaltata o se la preferite con lo sterrato. Forse è meglio lo sterrato, però questo è un problema che possiamo comunque pensarci dopo. Comunque ci vuole una strada per salire. Approfitto comunque nel frattempo anche di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al crowdfunding che trovate qua sotto per contribuire alla realizzazione di questo grande plastico in scala N, e grazie veramente di cuore. Quindi se volete contribuire trovate il link, non fate altro che accelerare il processo di lavorazione di questi moduli. Ora andiamo a vedere che cosa ho preparato. Sono questi i famosi 50 grammi in più che vi dicevo, 48 per l'esattezza, e abbiamo preparato quest'altro piccolo segmento portante che serve da mettere appunto qua sotto, ok, nel punto dove andiamo a definire la zona della strada, vedete, proprio in relazione alla strada dall'altra parte. Anche questo vi do le misure, semplicemente ho usato le stesse misure di quello che c'è già qua alla fine. Stiamo parlando di 17 cm di base,
altezza sempre 9 cm, e poi qua andate a scalare da 11,5, scendiamo fino ai 17, ok? Questo lo posizioniamo momentaneamente qui, dopo andremo a vederlo. Mi sono preparato 3 diciamo sostegni sempre da 9 cm di altezza, e la larghezza non ha importanza, che serviranno solo per mantenere quello che stiamo per appoggiare, cioè questo, ok? Questa invece è proprio la parte da mettere qua sotto, che rappresenta appunto l'appoggio definitivo del nostro piccolo paesino, che comincia proprio da qua, che poi proseguirà nel modulo successivo. E anche questo altezza massima 9 cm da questa parte. Abbiamo ottenuto questa lunghezza di 36 cm circa, mantenendo la linearità, mantenendo l'altezza di 9 cm, per poi scendere in picchiata fino a 0 con diciamo un 32 cm di discesa. Quindi è del tutto improvvisato, quindi potete anche voi modificarlo. Comunque io lo tengo così perché più o meno questo è il punto dove io comincio a salire con la strada, ok? Proprio da qua dietro. Quindi questo andrà appoggiato qua. E poi ho preparato quest'altro blocco, che è appunto di 24 cm e mezzo per 13 cm, che andrà appoggiato proprio qua sopra, ed è il punto dove noi sopra appoggeremo gli edifici della Faller, che poi costruiremo e metteremo qui, e che andranno a definire l'inizio di questa parte, diciamo, rurale o comunque abitativa. Da qui poi scendiamo solo con la rete, diciamo l'appoggio con questi legnetti che abbiamo creato per appoggiarci su con la rete, e poi scendiamo qua sotto. Ma ora cominciamo a bloccare questi pezzi. Usiamo la colla a caldo, e se volete usare il Vinavil fatelo pure, oppure se volete usare dei chiodini fatelo pure, non c'è nessun problema. Io uso la colla a caldo perché ne ho tanta. Ok, cominciamo nel mettere la colla sotto. Io sto usando la colla a caldo, potete usare anche la Vinavil, ve la consiglio se avete meno esperienza, perché la colla a caldo ovviamente incolla velocemente, quindi se poi dopo non siete sicuri di averlo appoggiato esattamente e correttamente, rischiate poi di rifare tutto il lavoro. Mettiamo la colla sui bordi e sui laterali e andiamo ad applicarlo. Poi abbiamo questo sostegno che andremo a mettere proprio in prossimità dell'appoggio di questo pezzetto, quindi siamo più o meno qui, lo mettiamo qua, ok? Quindi in questo punto, anche qui gli mettiamo colla lateralmente e colla nel fondo e andiamo ad applicare. Dopodiché possiamo appoggiare finalmente il pezzo grande, quindi mettiamo la colla sopra e appoggiamo il nostro pezzetto di legno. Qua abbiamo un piccolo pezzo di legno ancora più basso, almeno 1 centimetro più basso di quello di prima, quindi 8 cm, lo appoggiamo qui giusto per appoggiarci sopra la rete, e lo andiamo a incollare solo qui, così ci dà un appoggio e ci siamo. Passiamo da quest'altra parte, e da quest'altra parte abbiamo questo pezzettino da mettere che va esattamente qui, che va appunto allineato alla strada che arriva davanti, ok? Quindi in questo punto qua. Così qua possiamo chiudere totalmente. Anche qui colla sia in basso e sia in alto, e andiamo a inserirlo. Perfetto. Bene, abbiamo messo tutte le nostre tavolette, quindi è tutto bello compatto, bloccato, e ora possiamo finalmente usare la rete metallica, quella che stavamo usando l'altra volta. Trovate il link in descrizione di tutti gli articoli che sto utilizzando. Se volete acquistarli su Amazon non fate altro che supportarmi gratuitamente, cioè mi arriva una piccola percentuale degli acquisti che voi fate su Amazon attraverso il mio link di affiliazione. Ora prepariamoci un po' di striscioline di rete e andiamo passo passo a creare tutta la composizione montuosa di questa vallata. Ok, preparato questa strisciolina, mettiamo giù la colla, la appoggiamo qua sui bordi. Voi se volete usare delle graffette è più comodo, ve lo garantisco. Io per adesso non ho la graffettatrice, ma verso luglio la riprendo, quindi sarò più organizzato, però potete usare anche la colla a caldo. Appoggiamo sopra la rete
e andiamo a bloccare. Adesso andiamo a mettere la rete su questo punto. Siccome qui dobbiamo lavorarla, quindi dobbiamo capire come creare l'avvallamento, la discesa, per creare appunto poi la stradina che sale, dobbiamo cominciare a depositare un primo strato di rete per creare una prima discesa. Quindi cosa facciamo? Mettiamo la colla qui e intanto blocchiamo l'estremità, ok? Anche se non viene preciso, dopo poi con la forbice andiamo a ritagliare tutte le sbordature che verranno fuori dalla rete metallica. Attenzione che punge, non tantissimo ma punge. Quindi colla qua sopra e anche colla sopra qui. Quindi ci andiamo ad appoggiare e lasciamo un po' di abbondanza. Qui andiamo a bloccare e andiamo ad appoggiarci qui. Vedete? Perfetto. Dopo questa parte in abbondanza che esce fuori la tagliamo con la forbice o col taglierino, non c'è nessun problema. Per adesso cominciamo a creare questo avvallamento. Tagliamo questa parte qui in eccesso fino ad arrivare al punto dove abbiamo incollato l'ultimo pezzetto, ok? Quindi ci creiamo dello spazio e cominciamo a capire appunto questo. Vi ricordate, abbiamo messo un pezzetto di legno dove sopra gli mettiamo della colla che ci aiuta a tenerlo fermo. Quindi anche qui lo blocchiamo, quindi anche qui lo andiamo a bloccare e il gioco è fatto. Vedete che si sta creando già l'avvallamento. Ora qua capiremo, una volta incollato qui, dove riusciamo ad arrivare con la rete in basso. Cioè possiamo già cominciare, vedete, con le mani a scendere, ok? Quindi questo che cosa vuol dire? Che lasciando questo spazio noi possiamo eventualmente tagliare in questo punto. Creiamo con un pennarello una riga per capire dove fare il taglio. Quindi in questo punto io andrei a tagliare, ok? Tiriamo su, tagliamo, ok, e ci siamo quasi. Ok, questo lo lasciamo giù a penzoloni per adesso e ora andiamo a creare la riga di taglio che si appoggia qua sul legno, quello in prossimità dei binari. Tagliamo qui fino a questo punto qua. Mettiamo la colla sopra il legno e andiamo a bloccarlo. Abbiamo questo piccolo diciamo avanzo di legno che sfrutterei per andare a dare un po' di rinforzo alla rete in questo punto. Lo appoggio qua sotto e spingo fino a questo punto dove la rete riesce ad appoggiarsi sopra, ok? Qui, proprio esattamente qua. E qua vedete già si è creato un avvallamento in discesa molto bello. E ora mettiamo un altro spessorino qua sotto che va a creare l'appoggio qui. Ho preparato un piccolo pezzettino di cartoncino arrotolato, un cartoncino normalissimo, l'ho arrotolato su 3-4 strati per creare uno spessore di circa 1 centimetro, 1,5 centimetri. Proprio in questo punto qua, vedete dove c'è lo spazio vuoto, la rete si va a appoggiare su di esso, quindi lo mettiamo qua dietro, mettiamo colla sotto e lo andiamo ad appoggiare, ok.
e mettiamo la colla anche sopra. Aspettiamo ora che si indurisce un pochino questa colla e poi gli incolliamo anche la rete. Nel frattempo cerchiamo di capire qua sotto che cosa succede, cioè questo punto si allinea con questa parte che voi adesso non vedete, ma è quella del ponte di passaggio stradale del piano della campata, quella più bassa. Ovviamente qua continua, però qui cosa succede? Qua finisce, termina la parte più bassa dell'avvallamento e qua esattamente in questo punto si va a creare che cosa? Si va a creare un ponte, quindi qui poi andremo a costruire un ponte. Per definire il ponte lo faremo adesso con la rete metallica, andremo a chiudere creando appunto un avvallamento che scende fino in sotto, dove andrà tutta la vegetazione che parte proprio dal sottoponte fino ad arrivare quasi sui bordi della strada, sul ciglio della strada. Il cartoncino nel frattempo si è incollato, gli mettiamo su la colla a caldo e ora sopra gli schiacciamo sopra la rete, teniamo un po' pressato. Ora nel frattempo io già ad occhio riesco a intuire, non vi nascondo che mi sto emozionando perché vedo già l'avvallamento che sale e sto già diciamo fantasticando con la mente, perché mi sto divertendo veramente tanto, spero anche voi, perché appunto si sta creando questo effetto scenico che insomma dà quella forza a questo modulo. Ora qui si dovrebbe essere incollato, sì, si è incollato, e ora cerchiamo di capire come andare avanti, cioè ora dobbiamo secondo me chiudere, questa parte deve essere conclusa sempre con la rete metallica. Come facciamo? Gli creiamo appunto un avvallamento e qua si crea la strada che va sotto. Ok, il ponte è da qui a qui, ok, qua si è creato un ponte che poi faremo con l'eolite o con qualche altro tipo di materiale, quindi da qui a qui spostiamo un po', facciamo vedere il ponte. Ecco, da qui a qui abbiamo il ponte, quindi non c'è rischio. Qua dobbiamo lasciare un punto per il ponte e qua andiamo a mettere la rete metallica proprio in questo punto, ok? La appoggiamo con la colla qua sopra e qui cominciamo a scendere creando l'effetto di avvallamento. Come lo facciamo? Lo facciamo semplicemente, prima cosa dobbiamo comunque incollare questo punto. Se avete come ho detto prima, la graffettatrice, fate prima e fate meglio. Ok, qua appoggiamoci, questa rete che arriva in abbondanza sappiamo già che dopo con la forbicina la andiamo a togliere. Una volta che si è incollato bene qua sopra possiamo cominciare a entrare dentro per crearci l'avvallamento, ok? Come facciamo? Lo apriamo e creiamo questo effetto, quindi con il pennarello, spero che questa roba sia intuibile per voi, io sono abituato ma è semplice quello che sto facendo. Ora con il pennarello tiro questa linea e la tagliamo, e ora che l'ho tagliato cosa succede? Andandolo a girare si crea appunto questo effetto. Quindi cosa facciamo? Andiamo a creare sotto qui un punto con la colla, quindi gli mettiamo, creiamo una riga, su questa riga gli mettiamo la colla e andiamo ad incollare. Giriamo, esattamente così, vedete ragazzi, abbiamo creato. Ora lo vedrete tra poco, capirete mano a mano come sto facendo, vi giro la telecamera da quest'altra parte, ma è facilmente intuibile. Bloccata questa parte andiamo a fare quest'altro pezzetto finale che rappresenta proprio la chiusura di questo punto, ok? Come facciamo? Facciamo su misura, quindi tengo la rete a 9 cm di altezza e taglio. Perché 9 cm? Perché è l'altezza esatta che ho sotto a questa rampa. Gli infiliamo la rete sotto, ok? E andiamo a bloccare questa parte, ok?
e qui si crea l'effetto, vedete, della campata. Adesso mettiamo la colla qui, e qui blocchiamo. Qui siete obbligati a usare la colla a caldo, ragazzi, perché con la graffetta non avete appoggio sotto. E poi ne mettiamo ancora un po' di colla qui in abbondanza che cola dentro. Qui abbiamo creato questo effetto. Da quest'altra parte incollo, voi non lo vedete, ma dopo adesso gireremo il plastico dall'altra parte, perché da questa parte cominciamo a vedere l'effetto. Nel frattempo che si incolla tutto, andiamo già a dare un po' di pulita qua sopra, i punti che non servono, e togliamo le impurità con la forbice o il taglierino, ok? Anche qua sotto togliamo le impurità. Dopo poi col gesso, quando ci sarà il gesso, andremo a definire tutto. Qua abbiamo creato appunto un piccolo montone, e qua si vede già la salita, ok, che passa qua sotto. Ora qua andremo a creare un altro avvallamento girando adesso il modulo dall'altra parte. Ora da qua voi vedete appunto questa parte che abbiamo appena fatto, e questa è la parte dove noi interessa salire con la strada, ok? Quindi cosa facciamo adesso? Creiamo una discesa anche qui, creiamo una discesa anche qui con sempre la rete metallica, fino ad arrivare in questo punto che andiamo a segnare, che è la strada, ok? Questa è la strada che arriva fino a qui, ok? Questo è lo spazio che noi dobbiamo lasciare a questo sentiero. Si vede dalla telecamera? Non lo so, spero di sì. E qua c'è ancora strada. Quindi questi punti qua devono essere chiusi con la rete. Quindi ho fatto questo segno qui che è l'appoggio, dove appunto da qui a qui mettiamo la rete, ok? Quindi creiamo il taglio, quindi da qui a qui creiamo il taglio qui e scendiamo, ok, per tutta questa vallata qua fino a qui. Quindi ci andiamo a collegare in questo punto, pezzetto alla volta, con gran pazienza e divertimento soprattutto. Quindi io sto assolutamente giocando, e soprattutto ci vuole veramente tanto tempo. Io sto cercando di farvi questi video proprio senza tagli, per evitare di farvi saltare le parti più difficili per quelli che magari iniziano da zero. Tanti altri canali non lo fanno vedere tutta la parte bella e facile, sembra tutto così, ma in realtà è molto diciamo non difficile, ma richiede un sacco di tempo e di attenzione. Quindi è arrivato il momento di mettere la colla qui, e finalmente andiamo a mettere quest'altro pezzetto. Blocchiamo. Qua siamo stati super perfetti. Qui mettiamo la colla, andiamo a bloccare, e qua gli facciamo la solita colata di congiungimento, se volete farlo. Tanto dopo ricordatevi, ragazzi, che sopra questo andrà la rete, scusatemi, andrà il gesso, la garza di gesso, che renderà il tutto compatto. Questo ci serve solo come appoggio, però cerchiamo di farlo al meglio, ok? Ora abbiamo bisogno del famoso 9 cm, quindi andiamo a crearci un taglio che arriva dalla fine della campata qui, per collegarci alla rete dietro, fino ad arrivare al tavolo d'appoggio qua sotto, per 9 cm. Ecco, qua vedete ho lasciato senza colla perché lo andiamo a appoggiare a terra, in modo che andiamo a piegare un po'
per dare già un effetto di avvallamento. Qui si incolla direttamente sul legno della base del plastico. Previo suggerimento di Sil ci siamo spostati, Sil Play, link in descrizione per andare a vedere il suo canale, anzi il nostro canale. Detto questo, andiamo a inserire il taglio che abbiamo appena fatto per creare anche qui il nostro avvallamento. Quindi cosa facciamo? Lo blocchiamo subito qua sopra, così qui andiamo a bloccarlo, ok? Quindi lo mettiamo qui in questo punto, poi qui andiamo a mettere un po' di colla qui sotto in modo da tirarlo e spostarcelo qui per creare l'avvallamento, ok? Lui stesso si va a appoggiare e qua sotto, anche nella parte bassa, lo blocchiamo qui sotto, più o meno in questo punto qui. Vedete, si sta appoggiando, qua si blocca. A questo punto dietro abbiamo da mettere un po' di colla a caldo anche qui e teniamo tirato, e qua sopra blocchiamo definitivamente. Non so se riuscite a vedere, ma qua si è creato proprio un avvallamento. E anche qui, signori, qua abbiamo un piccolo ponte, ok? Che è il ponte appunto sia ferroviario, che crea questo piccolo avvallamento, dove qua sotto invece in realtà c'è il sentiero che sale qua sopra. Ora scendiamo qui sulla strada, mettiamo un po' di rete qui per finire il pezzetto, un altro pezzetto qui per definire l'altra parte di vallata qua dietro e un po' di colla qua. E qua vedete si è creato proprio questa discesa di avvallamento. Ecco, il ponte arriva fino a qui e qua abbiamo questo avvallamento che sale. Qua c'è la strada, vediamolo da questa angolazione per capirci. Qua abbiamo la discesa della strada che viene giù e va qua dentro. Qua abbiamo già tutte le discese, poi con la garzatura andremo a creare aree appunto boschive e qua c'è la stradina. Ora dobbiamo fare quest'altro pezzo di avvallamento e diciamo che da questa parte abbiamo concluso. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo disegnarci questa discesa, ok? In questo punto, cioè proprio da qua, perché da qui a qui abbiamo circa il ponte, ok? Quindi questo strato che coloriamo di nero non deve essere toccato, come del resto questo. In questo punto ci appoggiamo la rete, quindi prendiamo questo scarto che ho ancora a disposizione e cominciamo a capire come disegnarcelo, ok? Dobbiamo disegnarlo in poche parole, perché dobbiamo arrivare qua sotto, più o meno in questo punto, e scendere qui dietro. Quindi possiamo semplicemente fare questo lavoro, cioè lo disegniamo e andiamo a fare il taglio che può essere da qui fin qui. Ok, ho fatto il disegno, vediamo cosa succede andandolo a tagliare. Cerchiamo di imitarlo. E così dovremo esserci. Quindi andiamo a incollare in questo punto, più o meno ci siamo, ok? Andiamo a dare un ritocchino qui dietro, qui davanti tagliamo un po' perché è troppo, quindi andiamo a dare una spunta qua, ok, e ci siamo ragazzi. Quindi facciamo una roba, incolliamolo prima per terra, quindi nella base sotto, e poi saliamo mano a mano, ok, così gli diamo la giusta
giusta spanciatura, come potremmo dire. Blocchiamolo e intanto mettiamo anche la colla qua sui laterali. Qua gli facciamo un taglio, ok, così questo si incolla qua sopra e questo si gira sotto. Andiamo a mettere la colla e ce lo tiriamo, cos'è, così, vedete? Tiriamo un po' pressato, ok, e qua sopra abbiamo da tagliare un po' di scarti. Qui c'è il ponte, quindi questo va tagliato e questo qua finisce sotto, ok? Quindi blocchiamo qua sopra. Siamo arrivati in questo punto, qua è tutto bloccato, allarghiamo un po' il lembo e ce ne va a mettere quest'altro pezzetto di rete, ok? E lo appoggiamo qua dietro per definire il tutto, quindi colla a terra, e un po' sulle pareti dove possiamo, e andiamo a metterlo dentro qui. Ce ne andiamo dietro la rete che c'è davanti, qua dietro ancora un po' di colla, ok, e poi qua davanti colla su quella di prima, no? Così si va a incollare con questa dietro. È molto semplice la cosa, ragazzi. Poi andiamo ad abbondare con un po' di colla e ci siamo. Ok ragazzi, qua è tutto fatto. Ovviamente dopo, una volta incollato tutto, passeremo alla garzatura di gesso che andrà a definire anche eventuali punti rimasti aperti, verranno coperti dal gesso, ma questo ci serve solo come base d'appoggio rigida, perché appunto grazie alla rete abbiamo già una certa rigidità. Con l'appoggio del gesso, con la garza di gesso, sarà ovviamente poi compatto e diventerà un corpo unico, ok? Ora andiamo a sfruttare tutti i rimasugli di ritagli che ci sono rimasti, non buttiamo via niente, quindi qua facciamo un bel taglietto qui e qua sotto e sfruttiamo tutto quello che c'è da sfruttare, perché la rete costa, quindi cerchiamo di sfruttarla al meglio. Anche i piccoli pezzettini io non li butto, ok? Mettiamo questo e qua ci siamo, praticamente abbiamo da fare un taglietto qui ed è perfetto. Ci mettiamo la colla anche qua sopra, andiamo a metterla qui sui montanti e il gioco è fatto. Appoggiamo, questo è fatto e ora facciamo la parte di qua e anche la parte qua dietro. In questo punto invece andiamo a mettere un altro pezzettino di legno da 9 cm di altezza per 9,5 di larghezza, colla a caldo sul laterale e su questo punto, e andiamo a bloccare le fessure qua. Poi possiamo eventualmente stuccarle prima di verniciarlo col nero, perché queste parti laterali verranno verniciate di nero, verrà prima stuccato definitivamente. Non l'ho fatto preciso semplicemente perché era l'ultimo pezzo di scarto e non era così importante tenerlo preciso. Mettiamo un po' di colla anche qui e gli mettiamo il nostro pezzetto finale. Abbiamo risolto anche il problema della fuga. E questo è l'effetto che si è creato: piano di appoggio per gli edifici, discesa montuosa, entrata qui dove ci sarà il ponte che si va sotto
per la strada sterrata che poi si congiunge alla strada principale, che è questa. Qui un altro ponte e qui il ponte. Vediamo dall'altra parte, stessa cosa, l'effetto che abbiamo da questa parte è la discesa di tutta questa campata, finché poi si crea questo effetto scenico. Dal binario abbiamo questa uscita che va sotto la strada sterrata, che proviene da questo passaggio di questo ponte, quindi ponte qui e ponte anche di qua. E questa è tutta la campata. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Nel prossimo video useremo la garzatura 170664 della Faller, che è questa. All'interno c'è l'involucro bello ancora sigillato, dove dentro ci sono le garze che andranno poi lavorate per essere stese. Ecco qua, questo è l'involucro, lo apriremo soltanto nel prossimo video. Ci prepariamo, andremo a stendere la garzatura su tutta questa parte, così avremo una compattezza totale di tutto e sparirà questo effetto scheletrico della situazione, dando già un effetto più impattuoso di quello che è il diorama in sé. Quindi per adesso raga è finito il video, ci vediamo al prossimo video. Probabilmente vedrete verso la metà di giugno, ve l'ho detto prima, come faremo a smontare il plastico di Daniel per portarlo nel laboratorio. Però forse, non so, magari prima di quella data riusciamo a fare anche la garzatura di questo. Non è escluso, perché in questo periodo raga sono nel cambiamento, sono nella fase di cambiamento, sono in fase di trasloco totale. Quindi anche per fare questo video è stata un'impresa, mancano gli attrezzi, mancano le cose, la posizione, le luci, bla 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 e tante altre cose. Per adesso grazie, vi ricordo il crowdfunding qua sotto, vi ricordo l'iscrizione al mio canale, guardate anche i nostri altri canali per divertirvi se volete divertirvi con noi, e grazie per essere stati con me. Un abbraccio e alla prossima, ciao!